Ciao e bentornato nel mio canale, se sei nuovo benvenuto, allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Video, che cosa ho cucito nell'ultimo periodo? Non ho cucito granché, avevo tanta voglia di cucire, tanti progetti, però poi prima gli impegni, poi i problemi, poi il caldo, insomma mi sono un pochettino fermata. Conto di continuare, in questi giorni c'è un pochettino più di aria perché le temperature si sono un po' abbassate, per cui vediamo insieme che cosa ho cucito. Alcune cose le avete già viste, le riassumo tutte in un video tutte insieme. Il primo che ti faccio vedere l'hai già visto ed è la maglietta, eccola qui. Il cartamodello è di Elisa, mamma con stoffa, e il tessuto è di Giolà, il tessuto e le meraviglie di Fiorella, che è bellissima. L'avete vista in un mio outfit, l'ho fatto vedere e spero che insomma vi sia piaciuta ed è veramente fantastica. Non ho dovuto fare nessun tipo di modifiche al cartamodello, cosa che è molto rara. Quindi è stato veramente facilissimo da fare. Ne ho fatto un'altra per mia madre, che adesso purtroppo non ho a disposizione, e la metto qui. Ti metto qui la foto per fartela vedere nel manichino. Siccome mi è rimasta un po' di stoffa e sai che io i tessuti non li voglio mai buttare, ho fatto questa bellissima fascia in pandan con fascia semplice. Trovi il tutorial nel mio canale YouTube ed è facilissima. Semplicemente si mette così, tipo pirata, ed è carina perché è dello stesso tessuto sbrilluccicoso, perché è un tessuto che rimane un pochettino brillantinato. È bellissima questa stoffa, l'adoro. Fare proprio il coordinato. Pensateci, non buttate mai i tessuti perché potrebbero essere sempre riciclabili. Sempre in tema fasce, ho fatto questa che era un tessuto di un abito da sposa, che io avevo fatto un cerchietto per una sposa e mi era rimasta della stoffa, tipo anni fa, quindi mi sono detta voglio fare siccome non era tanta, una fascia turbante. Quindi una fascia turbante in un tessuto che veramente sembra raso, ma non è raso, ed è un tessuto bellissimo ovviamente perché è stato fatto un vestito da sposa. Sapete che i vestiti da sposa vengono fatti con tessuti molto pregiati, cui mi era rimasta questa stoffa e questo diciamo scampolo di tessuto che io ho conservato e ho fatto una bellissima fascia. Anche su questo trovi il tutorial nel mio canale YouTube. Altre due che ho fatto in questo periodo sono questo modello che è sempre uguale all'altro, quello semplice, con la parte arricciata nella parte del dietro. Questa invece può servire perché è fatta di spugna per truccarti, la puoi utilizzare anche per fare ginnastica, per esempio per quando si fa workout spesso si suda molto, almeno io sudo tantissimo, quindi io questa la uso, ne ho fatto varie in modo tale da metterle poi a lavare e poi riutilizzare per fare workout, e l'ho fatta anche con la spugna, sempre con il fascia turbante. Allora, questa non la rifarei perché il semplice fatto che è molto voluminosa nella testa, rimane molto voluminosa, però è molto carino, per esempio, perché è carina se la vuoi fare anche quando devi farti una doccia e non vuoi che i capelli si bagnino, allora lo puoi utilizzare. Però per uscire, per fare workout, questo non è molto indicato. Ancora se te l'avessi fatta vedere è questa qui. Comunque me l'hai vista indossata in uno dei video. È una maglia molto molto carina ed ha la parte diciamo della davanti che è arricciato. Non ho fatto un tutorial di questo ed ha uno scollo a V. Questo è una spilla a forma di cuore con tutte le perline che ho attaccato a mano, le paillette, perline e paillette che ho attaccato a mano, ed è veramente molto molto carino. Si può mettere ovviamente anche senza, oppure modificare la spilla, mettere altre spille. Questa è un'idea carina, questo delle spille, per poter personalizzare i vari tipi di maglie, di giacchette, attaccarla insomma un po' ovunque, quindi puoi attaccarla, staccarla tranquillamente, puoi lavare la maglia.
quindi senza rovinarla e senza rovinare neanche il cuoricino. Ci vuole molta pazienza per fare queste cose. E poi ho fatto in coordinato, anche in questo caso, la fascia turbante, eccola qua, coordinata la fascia turbante e la fascia semplice. Questo era un tessuto, pensate, è uno dei colori che va di moda quest'estate, e io avevo comprato questo tessuto anni fa per farmi delle completini per fare ginnastica, per fare comunque allenamento. Poi alla fine non l'avevo usato, siccome è un colore molto bello, a me piace molto questo colore, con il rosso sta molto bene, ma anche con il rosa, con vari colori, ed è un colore che a me sinceramente mi piace molto, è un colore freddo, per cui a me sta bene, perché io ho un sottotono freddo. Le maglie della mia collezione è questa qui che vedete indossata, e questo è un barboncino che avevo creato anni fa, però che ho modificato la maglia, perché la maglia non mi piaceva più, era ormai molto vissuta, diciamo così, l'avevo messa un sacco di volte, e quindi ho voluto comprare una maglia nuova e rifarla, quindi ho ritagliato, l'ho riattaccato nella nuova maglia, un pochettino impreziosita, perché ho messo qui un pizzettino nero, pizzo, e anche qui l'ho decorata con un pizzo. Ovviamente se volete io lo faccio su ordinazione, quindi per taglie, ovviamente anche con la maglietta nera e il barboncino bianco, quindi si può fare anche al contrario, nera o altri colori, e poi magari la vediamo insieme. Altra della mia linea è questa qui. Allora, questo lo stesso l'avevo fatto anni fa, è un chihuahua, tutto attaccato a mano con la tecnica dell'applicazione in 3D, come lo chiamo io, perché è in 3 dimensioni. Sono tutti animali fashion, quindi cagnolini fashion. Questo per esempio è fashion perché ha tutte le perline, questo è fashion, è un Chihuahua fashion, è una linea che ho iniziato a produrre un po' di anni fa, e adesso voglio riprodurla, ripresentarvela, perché veramente è molto bellina. Almeno io le uso molto queste magliette, e sono t-shirt che puoi mettere un po' con tutto, con le gonne, con i pantaloni, con i jeans, insomma sono veramente versatili. E anche in questo caso l'ho personalizzata con un pizzetto sia nelle maniche che nello scollo, e poi un bellissimo fiocchetto con delle perline attaccate, applicate. Sapere giù nei commenti se ti piacciono queste mia collezione di t-shirt. Rimanendo sempre in tema animali, voi ne vedrete altre, comunque io le faccio anche per l'inverno, comunque con le maniche lunghe, e questo invece è un gatto, un gattino nero. Ovviamente anche in questo caso posso fare la maglietta nera col gattino bianco. Ha qui tutta la passamaneria, in questo caso ho usato qui una passamaneria particolare con i pompon, qui sempre ho attaccato il pizzetto nero. Chiaramente è tutto personalizzabile, quindi se vuoi il pizzetto nero invece della passamaneria, via dicendo, puoi scegliere. E qui ho messo un fiocco, in questo caso è in raso, con le perline, quindi il fiocco lo puoi scegliere o in raso oppure in tulle. Poi man mano che farò creerò queste maglie, te le faccio vedere in un video, come questo. La maglia, poi vi faccio vedere le ultime. Altra maglia è questa qui, con un bellissimo fioccone. È un fioccone che ha delle perline applicate tutte nella parte del davanti, eventualmente si possono attaccare anche degli strass. Infatti la voglio fare al contrario, cioè bianca con gli strass, per farvelo vedere, e poi qui ho deciso di non mettere il pizzo. Eventualmente lo possiamo anche mettere. Questo certo è una maglia che non troverò più, perché era una maglia che io avevo trovato in un negozio, mi era piaciuto il modello e ne avevo comprato di 2 tipi, uno nero e uno rosa. Infatti ce l'ho fatta anche in rosa, fatta così, molto molto sciccosa. Si può fare ovviamente anche non a V, ma con il collo tondo. Con i ricami, questa sicuramente me l'avete già vista in un video, eccolo qua. Allora, queste maglie si possono fare con i ricami, fatta con la Creator C2000.
è dotata di un telaio molto grande. Qua io ho utilizzato telaio, telaio, un telaio e un telaio per farlo proprio così grande, è enorme, enorme. Questo è un modello con delle gallinelle che ho digitalizzato io con il programma, quindi sono di mia proprietà, ricordano diciamo le gallinelle sarde della ceramica sarda. E quindi questa per esempio è molto molto carina, anche qui l'ho preziosita con del pizzo bianco e anche le maniche in questo caso. Non so a voi, a me queste maglie particolari che non ha nessuno e di certo sarai super super originale, non le troverai da nessuna parte. E a me piace molto quest'idea di personalizzare tutto. Altre gallinelle sono queste qui. Questa non me l'avete mai vista, sono sempre gallinelle fatte da me, cioè digitalizzate da me. Avevo fatto avevo fatto i scialli con questo modello, con questo ricamo. I camici li avevo già pronti perché li avevo digitalizzati anni fa e sono riuscita a recuperarli. Quindi li ho impreziositi con delle paillette, con delle perline ed è veramente bellissima secondo me. Comunque di queste magliette ti farò il video tutorial, ti farò vedere come si ricama e come ricamo le maglie. Queste le ho ricamate in un secondo momento, cioè io le ho ricamate prima e poi le ho applicate nella maglia, però si può direttamente ricamare nella maglia direttamente. Basta semplicemente utilizzare tutti i metodi giusti per poter ricamare sulla maglia, che comunque vedremo in un video a parte. Sicuramente lo vedremo o ad agosto, vediamo, non credo, perché ad agosto mi voglio riposare, però se mi segui sui social sicuramente lo vedrai in anteprima, però il video sicuramente uscirà a settembre. Ho in cantiere tantissime cose che non ho finito. Vestito che ho fatto l'anno scorso che non mi convinceva, lo sto un pochettino rifacendo, poi te lo farò vedere. Questo tipo di video magari ad agosto usciranno, video più chiacchiericci, e poi un altro con la stoffa di Yaya Tessuti. Mamma mia, purtroppo c'è stato un caldo pazzesco, poi tra l'altro non sono stata molto bene di salute, per cui non ho fatto in tempo a finire di cucirlo, però l'ho tagliato e sono sicura che ti piacerà tantissimo perché è bellissimo. Benissimo, siamo arrivati alla fine di questo video, io spero che ti abbia tenuto compagnia, ti sia piaciuto, fammi sapere nei commenti se ti piacciono i video così chiacchiericci dove ti faccio vedere che cosa ho cucito o che cosa anche eventualmente vorrei cucire. Lasciami anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione e buon cucito sartoriale ma soprattutto terapeutico per il cucito e soprattutto terapia. Ciao!